Signor Faber, lei vuole conoscere il segreto del successo? È venuto nel posto giusto e dalla persona giusta. Io sono il custode di questo segreto. Me lo dica. Il segreto del successo è... Fratellino. Quando imparerai che i segreti devono restare tali? E quanto a lei, signor Faber? Per un regista così mediocre, il segreto del successo resterà per sempre un mistero. Dopo ore di scatoloni per il trasloco, avevo bisogno di rilassarmi un po' alla TV. C'era un film ispirato ad un fumetto di autori inglesi, ma era un po' troppo adrenalinico per il mio stato d'animo. Presi una camomilla per agevolare il sonno e mentre stavo per andare a letto, qualcuno bussò alla porta. Janet. Ciao Todd, ho visto la luce accesa, ho pensato di farti un saluto. Sai, stavo ripassando mentalmente la parte e cercando di immaginarmi come poteva sentirsi Mary là su quell'isola deserta. E a un certo punto ho pensato... Oh Todd, no, non mi guardare così. Lo so che stai pensando perché non aspetta domani alle prove. Però... Janet, diciamo che sarai la prima a saperlo, d'accordo? Io domani non ci sarò alle prove. Me ne tiro fuori. Tu cosa? Ma è la tua opera? L'hai scritta tu? Persino le canzonette del terzo atto. E sei anche il regista. Guarda, la roba è già quasi pronta, è deciso. Todd Faber se ne va. Per sempre. Addio. Questo pomeriggio mi hanno telefonato quelli di Tutto fa spettacolo, il programma televisivo. Volevano sapere tutto di Todd Faber e di Typhoid Mary Blues. Io ho detto che non ero in casa. Poi ho riattaccato e mi sono accorto che mi tremavano le mani. Me ne vado perché sono terrorizzato, ok? È la tua opera. Andiamo in scena fra una settimana. Ok, non siamo nei circuiti più importanti, ma non è nemmeno l'ultimo teatro degli off di Broadway. Janet, non ho voglia di parlarne ora. Ho scritto una lettera che sarà letta domani alle prove dove dico che cosa ho deciso e perché. Cos'è? Hai paura di sfondare o di fare fiasco? Buonanotte, Janet. Sì, notte, Todd. Provai a tornare al film, ma dopo un po' mi addormentai. Certi sogni sono diversi. La maggior parte sono un groviglio di cose confuse, di passato e presente, di oggetti e soggetti. Questo sogno è uno di quelli particolari.
perché faccio una cosa che non avrei mai immaginato di poter fare. In cima mi rendo conto di quanto io sia arrivato in alto e mi accorgo di non essere solo. C'è un bel po' di strada per tornare giù. Sì. Non riesco a credere di essermi arrampicato fin qua. Soffro di vertigini. Veramente. Fin da quando ero bambino. Non vorrei infastidirla, vede, ma le interessano i sogni. Diciamo di sì. La maggior parte delle persone si annoia mortalmente quando qualcuno racconta i propri sogni. Stia sereno. Le assicuro che ascolterò attentamente. Vede, per me tutto cominciò con un sogno che feci quando avevo non più di 5 o 6 anni. Ricordo che ero intrappolato in una casa piena di streghe e non potevo uscirne. Alla fine sono arrivato in cima ed ho cominciato a scalare il tetto, quando ad un certo punto ho perso la presa. Vedevo il terreno avvicinarsi velocemente e sapevo che se mi fossi schiantato a terra sarei morto, proprio come nella realtà, anzi forse anche peggio. Non importava che fosse solo un sogno. Ricordo il panico, la stretta alla bocca dello stomaco mentre precipitavo al suolo, senza poter fare niente per evitarlo. Così bloccai tutto. Non mi svegliai, ma uscì dal sogno. Ero solo intrappolato in un corpo addormentato. Non osavo tornare indietro nel sogno perché significava morire, ma non ero in grado di svegliarmi. Provai a gridare nella speranza che qualcuno sentisse e venisse a svegliarmi. Furono i minuti più lunghi e orribili della mia vita. Là, intrappolato nella mia testa, al buio. Poi alla fine riuscii non so come a svegliarmi. Ero madido di sudore e scoppiai a piangere, un po' per il fatto di non essere morto, un po' per essere ancora vivo. Da quel momento ho sempre avuto paura di trovarmi in alto. Capisco. All'improvviso arrivò un corvo e si rivolse a me. Fu allora che mi resi conto che stavo sognando. Cerchi di scappare, eh? No, non sto scappando. È che... non lo so. Ho paura di commettere qualche stupidaggine. E se anche la fai, cosa succede? Lei non ha paura di cadere. A volte è un errore salire, ma non provarci mai è molto peggio. Che cosa vuol dire? Che non dovrei arrendermi? Che dovrei ritornare al teatro? È questo che intende. Lei è solo parte di un sogno. E io ho già deciso. Se non provi a salire non rischi di cadere, è vero. Ma è così drammatico sbagliare, così doloroso fallire. Conosci il latino? Non molto. Il tuo cognome in latino significa artefice. C'era un sognatore secoli fa. Si chiamava Appio Claudio Cieco, che espresse al meglio quanto sto per dirti. Homo fameripsius fortune. Significa che l'uomo è l'artefice della propria sorte, o destino se vogliamo usare un termine più familiare. Sono le nostre azioni a condurci verso il nostro fato, non le paure. Sì, ma qui, adesso, non posso non aver paura. Molto umano. Te lo dirò in altri termini allora. All'interno dei sogni a volte ci si sveglia e a volte è vero si muore.
Ma c'è sempre una terza via. Cioè? No, per favore, no! No! Quando succede veramente, non è come nei fumetti. Mi schianterò semplicemente sulla dura roccia, precipitando da una grossa altezza. Ecco tutto. Sto per svegliarmi quando mi viene in mente. C'è sempre una terza via. Scelgo quella. Non mi sveglio e non muoio. Ciao a tutti. Sentite ragazzi, vi devo dire una cosa. Si tratta di Todd. Che cos'ha Todd? Sì, Janet, che problema avrei? Todd, ma pensavo... Possiamo parlarne dopo? Allora, che ne dite se riprendiamo dal pezzo nel seminterrato? Atto secondo, scena quarta. Mi servono Dio, Saffo, l'impiccato e il genio della lampada e Tifoid Mary qua sul palco. Tutti gli altri, per favore, ripassino le loro battute o almeno si esercitino facendo finta di non leggere dai propri appunti. Sei diverso oggi. Ho incontrato una persona che mi ha fatto cambiare idea su molte cose. Beh, mi piacerebbe conoscerla. È un lui. Non so nemmeno se sia reale. Probabilmente è solo una voce nei recessi della mia mente che mi dice... Cosa? A volte ti svegli, altre volte la caduta ti uccide, altre volte, mentre cadi, puoi volare. Bene, riprendiamo dall'inizio.